Non sapere, o cavaliere mi ha chiamato e mi ha detto che la terra me la lascia. Decidimi, che posso fare per voi? Io da campare 100 anni, non sapere. Sempre grazie per quello che avete fatto per la famiglia mia. Oggi mi servono poco uguaglioni. Avanti. E tu puoi passare. Stai surato. Tieni a freddo. Stai surato. Tieni a freddo. No, non tengo niente, lo sa niente. Sì. Ma che vuoi fare? Pronto? Non lo fai? Ma parole una volta abbracciate con me. Vai, sì. Facciamo questo sacrificio, ehi, mi serve una mano? Che ha provato? Ti è piaciuto? No, non le piace. Ma che buffa! Lascia! Lascia! Mi dai sì! Non aiutate! Aiutatelo! Sono mio! Lasciala così! Lasciala! No! Prego! Mamma sonia. Che fa?
che ti hanno fatto? Oh, Madonna, Madonna, che disgrazia! La polizia, polizia! Quando mi sei mancata. Finalmente mo stai a Napoli. Facetemelo abbracciare un momento, sono 10 anni che non lo vedo. Figlio mio. Come ti sei fatto vecchio. Hai visto? Pure Ciro è venuto a salutarti. Dai, mi ho pensato sempre. Eppure io, oggi pensato. Quando è già cominciato, tenevi 10 anni. Oh, era bravissimo. Non fulmine, non colpi e spada. Ha già fatto carriera e mo sto un cacao. E come? Hai rubato? Come ha già rubato? Che ma? Come l'ha rubato? E che cosa rubato? Che le gabinette, anielle, laccettine, rilorgi, borse, portafogli. Senza armi, solo con le mani. Così. Può interessare l'oggetto. Che rubava così, senza orientamento. E ti sei fatto da 7 anni per questo. Si fes. Se ti appellavi all'articolo 57 alle sentenze della Corte Costituzionale del 67, non ti facevi più di 3 anni. Sei proprio un fes. Ma tu che parli tanto, dimmi un po', sei avvocato? No, però è come se lo fosse. Mio figlio invece è avvocato, ma è come se non lo fosse. È bravissimo, sa tutto a memoria. Penale, civile, appelli, codicilli. Solamente che non trova lavoro. Mi aveva promesso di interessarsi don Antonio Malacarne. E dopo non se n'è interessato più. Esatto. È vero, no? Esatto. Salvatore, questo avvocato che ti sta facendo scema, come si chiama? Chi è un bravo avvocato? Me l'ha consigliato. Don Antonio Malacarne. Sono tutto carino. Mangiano tutti i giorni in un ristorante importante. È un omaggio Malacarne. Sapere caso un merita. Buongiorno, don Antonio. Avete dormito bene? Bella giornata. Avete un viso molto riposato. Piano piano, ecco. Orientamento. Insomma, che volete dire? Il presidente dell'azienda Monopolio Banane è stato incriminato per truffa ai danni dello Stato. Attraverso gare truccate avrebbe affidato appalti per un giro di miliardi a proprie società gestite da prestanomi. Poi questa si chiama rubare. Con orientamento. L'intelligenza.
Gaetano Zara, tu perché stai in galera? Contrabbando di sigarette. Contrabbando di E tu? sapina. Salvatore. Un po' forte. E tu? Domenico Lasciarra. Patruff. Ma chi sto conosce tutto quanto? E tu? Schifato. Rapì. E tu? Di Domenico. Sfruttamento della prostituzione, Donne, bambini. Già. E mo, che voi state in galera, chi è che ci pensa alle vostre famiglie, ai figli vostri? Antonio Malacar? O di chi? Non ci penso. Ma la carne papà per gli avvocati. Voglio dire quelli bravi che vi fanno la sciacca. Eppure che se vuol di chi? Non ne parla. Voi dice di questa predica. Se te parlo chiaro. Ave ragione. Voglio dire semplicemente che quando un re pensa ai cazzi suoi, quelli come voi rimangono in galera a firma per sempre. E tu? Tu? O tu? Non siete meno intelligenti di chi lo là. O vai, è che non siete organizzati. Ma voi con quest'aria da professore, come avete fatto a pigliarvi 30 anni? Ho ucciso un uomo. E come l'hai ucciso? A colpi di libri. L'ho ucciso con le mani. Alfredo. Addio, professore. Mannaggia la colonna, tutte le volte che ci ritroviamo in un carcere state sempre a ricamare, Professore, scrivitela che la voglio bene assai e che mi ha da sposare. Sì. Se no la cito. Cosa? La donna amata non si può minacciare. E invece sì, scrivitela testuale. Ci pensi, ci pensi. I la ciro. E chi sono? Sui calabresi. Quelli dell'Andrangheta, il capo e Domingo spinano un serpente. E i siciliani? Il brito là, vicino pure. Siciliano, putiente e fatiente. Quelli là di fronte a noi invece sono i rivoluzionari. Parlano, ma tenen una capa confusa. Io ma la carne quando la piglio l'aria? Lo so, piglia l'aria la piglia quando voi. Se avete qualche cosa da chiedergli, un favore, una protezione, chiedete udizzi. Però non vi presentate mai a mani vacanti, Prima o poi la già incontrata. Però non sarò io a chiedergli udienza. Fatterà quello che ti serve e puliscimi la cella, professore. Tony è finito! Rientrare! A 10 anni che sto in galera. Non l'ho mai fatta per nessuno.
Rosaria! Ecco, loco. Sì, Vieniamo a macchina, così stiamo un po' cassi. non ce n'è bisogno. Aspetta, da girare una cosa per fare. E Dio, portanci. Magari si ci fanno mettere. Ce ne manna ancora. Grazie, Ciro. Aspettate. Le etichette sono un capolavoro. L'acqua fa schifo. Dite annunziate che in America ci mandiamo solo le etichette. L'acqua e bottiglie e pigliamo là, eh? Come volete voi, non Tanto chi le beve una Coca-Cola, che ne capiscono, così risparmiamo tempo e denaro. Allora, continuate. È brava, ma tiene un carattere chiuso. Tengo paura che le fanno male. Se voi potete proteggerlo. E chi parla? Il professore Vesuviani, quello che scrive lettere. Per quel pezzente di tuo fratello non posso fare niente. Io posso proteggere a te, se vuoi, eh? Che ne dici? Che ne dici? Rosario, chi ti arriva di umiliarti così davanti a tutti? Tu non ne hai cercato carità a nessuno, capito? Io non tengo bisogno della protezione di nessuno, capito? Sì, ho capito, ma calmati, calmati, calmati. Vabbè, avvocato, a disposizione a vostra. Che te non faccio? Niente. Niente. 841. Ciro ti m'hanno chiesto. L'hanno fatto rinda a fabbrica sua. Ha fatto una bella carriera, Ciro. Ma la pratica mia a che punto sta? Che mi combina? Devi aspettare. E tu dici sempre aspetta, aspetta, io aspetto. Quanta soldi tenevi? Qualche milione. Qualche quanto? 4, forse 5. Va bene. E questo? Vostro figlio all'avvocato? Sì, è lui. Come ti chiami? Goffredo Lasciarra. Stiamo a sentire. Io ti ronchi i soldi per ti mettere in un bello studio. Però tu mi hai la soddisfazione. Va bene. E i giudici, quando ti vedono, hanno a drammare. E a difendere chi dico io. A spese mie. Hai capito? Ma quello che si è messo in testa. Ancora non l'ho capito che prima o poi. Grazie, ci penso. Finire sempre sotto i piedi dopo la carne. Mangulicani, professore. Bravo, complimenti. Si vede che voi non siete come quello là. Perdatelo, che si mette a fare la ginnastica e se ne fotte. Ogni tanto ci devo qualcuno che lo fa socio non a fare tanto che la percentuale di qualche appalto, di qualche tangente. La solita caramella che non divide con nessuno, ma dell'organizzazione, della vecchia camorra che nega, professore. È uno sfascio dentro e fuori dal carcere. Tutti sbandati, tanti finti guappi che si schifano tra loro e non sanno nemmeno controllare il traffico delle sigarette. E sapete perché un malacarne non ne vuole parlare contro questa vergogna? Sì, perché è legato a Cosa Nostra. Ma dicitemi la verità. Perché voi, calabresi, prendete tanto a cuore e dici grazie alla camorra? A che cazzo puntate? Parlammaci chiaro. Professore, voi sì che siete intelligenti, molto intelligenti. Con uno come voi si può arrivare in alto, molto in alto. Mi seguite? Sì, che mi seguite. Siete intelligenti. Ma l'intelligenza, caro professore, non basta. Come dicono a Napoli, bisogna tenere le palle. E voi tenete le
le palle. Alfred, piglia dillo. Quando esci ti può servire. A così la femmina dovete avere con mano signore e non la devi più sparare per te far sposare. Grazie, professore. La facciami sotto i piedi questo. Ma mietta dillo. Mietta dillo che mi a fare un'imbasciata importante. Mia. A te l'educazione non te l'ha imparata ancora nessuno, eh? Chi sei tu, Capù? Tengono ammasciato per voi da parte del professore di Vesuviano. Ah, lo stronzo. E che boh a me. Vi invita domani a mezzogiorno nel cortile per tirarvi con la molletta. Un duello. Ma perché va morire così giovane, sto stronzillo? Facetevi l'amici a tempo e pace, che vi possono servire a tempo e guerra. Chi ve l'ha fatta fare? Buona fortuna, mai sempre buono. Qualsiasi cosa a disposizione. Che non torna che gli viene risposto. A me sto fatto un sacco. Le 12:10. Ma via non viene. Ora vedremo. No che veno ma la carne succede un 48. Donato, Credo. Che è successo, ne? lo domandi il vostro avvocato. Dentro ci sta una lettera. Il
Presidente della Repubblica concede la grazia e la medaglia al valore civile ad Antonia per essere riuscita a salvare con un atto di coraggio. Questa sì che è un presidente. Con un atto di coraggio. Che ore sono? E ora si sono fatti le 12:30. Oh, ma la carne è un guappo di cartone! Oh, ma la carne è un guappo di cartone! Un guappo di cartone! È bravo professore Vesuviana. Azzo, professore, non mi che parla. Signor, dove abita donna Rosaria? La solo il professore. Mo stai caso primo piano. Grazie. Voglio aspettare il campo voi. Buongiorno. Avvocato. Buongiorno. Donna Rosaria. Sì? Chi siete? Permettete. Mi chiamo Alfredo Canale. Che volete? Il professore mi ha mandato a voi per un saluto e... Io non volevo, ma lui ha insistito. Va bene. Venite, venite. Questo è tutto quello che vi possiamo dare. Noi non siamo ricchi. Lo so, e questo vi fa onore. Nemmeno padre mi ha fatto tanto per me. Donna lo sa, per qualsiasi cosa a disposizione. Io, i miei fratelli, i miei amici. Per qualsiasi cosa, capite? Va bene. Potete andare. Grazie, donna Rosa. Voi dovete essere orgogliosi di vostro fratello. Ormai in carcere lo rispettano tutti. Ha saputo umiliare un malacarno. Ma che ti sei messo in gamba? Paga questo, paga quello, regala qua, regala là. E poi che resta la storia. Ti metti a sfidare pure i pezzi da 90. Ma che sfida, è stato un malinteso. Che ti può costare la vita? O sai chi è quello là? Te l'hai già ricordato? Io sacci chi era, però sacci chi sono io. Tu tieni fiducia in me, eh? Lo sa, state calmo. La vita è un sorriso. Sei venuta con Ciro, è vero? Come fai a saperlo? Fallo sagli, l'ha già parlato. T'ha già chiesto come fai a saperlo. Lo so, io so sempre tutto. Ma come fa a passargli? Ci avevo permesso, lo sai. Guerra! Guerra! Bisone! Forza! Rischi! Forza! Fornito! Albandono! Giordano! Sole! Guagliato!
Nantò, è stata una vittoria. Ehi, Nunziato, non ti fai mai vecchi. Bravo, bravo. Trovo una bellezza. Quando la macchina sta che sta male. Beh, grazie. È passato tanto tempo, Tanto. I bottoni che metti sui vestiti, li fabbrichi tu? No. E le fodere? No. E manca le stoffe, il cotone, le stampelle, l'imballo, le macchine. Giusto? Giusto. Allora, tu tieni a che fare con una decina di fabbriche, è così o no? E tutti voi dovete pagare la tangente o Malacate. E a quelli di Forcella. E a tutti quelli che si presentano. Da oggi non dovete pagare più nessuno. E chi ci protegge? Io, il professore di Vesuviano. E come fai? Io battezzo questo locale come lo battezzarono i nostri tre vecchi. Se loro lo battezzarono con ferri e catene, io lo battezzo con ferri e catene. Alzo gli occhi al cielo e vedo una stella volare. È battezzato il locale. Con parole d'omertà è formata società. Rimmo, voglio. Di che cosa va in cerca? Della mia bonifica di giovane onorato. Quanto pesa un picciotto? Quanto una piuma sparsa al vento. E che rappresenta un picciotto? Una sentinella di omertà che gira e rigira. Quello che vede, sente e guadagna lo porta in società. Se tu tradisci, questo pane diventerà piombo e questo vino diventerà veleno. Se prima ti conoscevo come giovane d'onore, da questo momento in poi ti conosco come picciotto appartenente a questo corpo di società. Professore, voglio dimostrarvi la mia stima. I miei uomini stanno seguendo o Malacarne giorno e notte. Sappiamo dov'è e come prenderlo. È tutto organizzato nei minimi particolari. Ma voi che cosa volete fare? Volete fare le cose a metà? Il re o il viceré? L'uomo che deve uccidere un Malacarne ha da essere uomo mio. Mi piacete. Era quello che volevo sentirvi dire. Donna Rosa, buongiorno. Buongiorno.
Signore, volete niente più? No, grazie. I frigoriferi, i televisori, mettitelo là. Pure là fai, mettitelo là, hai capito o no? Donna Rosario, Buongiorno, Alfredo. avete bisogno di qualche cosa? No. Donna Rosario, se permettete, questa volta sono io che devo dare qualche cosa a voi. Accomodatevi, venite a casa, venite. Poi a te chiudi che la porta e sbrigatevi a scaricarsi pacche, Da questa parte, Donna Rosario. Prego. Graziante di Secondigliano. Donna Rosaria. E lo Iacono di Pagani. Piacere. Questo sono per questo mese. E tanti saluto a vostro fratello da parte mia e da tutti gli amici di Pagano. Seguio. Gli amici si aspettano grandi cose dal professore. Grazie. Ossequio, Donna Rosa. Donna Rosa, eppure tutto questo è di vostro fratello. Ho anche io qualcosa da darvi. Da parte di mio fratello. C'è risposta? Ci sarà. Che significa l'anello è davanti, i serpenti alle spalle? Niente, Donna Rosa. Non significa niente. Petitas, abbiamo passato una bella serata, eh? Thanks. Io spero che gli affari vadano bene, come quelli dell'acqua minerale. Ok. E poi basta con l'acqua minerale di sigarette, I tempi cambiano. Sì, ma il problema è la raffinazione. Ho capito, ma noi dobbiamo stringere. Ciao, ti aspetto a New York. Quando vai a New York parlano con Tony, con Johnny. Chi è Ghilardo? Frank Titas, americano. Ciao, Titas. Alfredo, preparati. Vai giù, buona potete. Buonanotte, tornando. Yippee, Young Daffys. 7-13, ma ha sparato una dosetta. Che significa l'anello davanti, i serpenti alle spalle? Sta scendendo. Ma io ti conosco. Chi ti manda? Chi ha vita va può dare. E va può pure là. Il professore di Vesuviano. Così guaglione.
quando già soffrì. Come tu si catena, ballata si Maria, io per la vita mia, Maria, Maria, per te. Tu non mi dici mai, mai una parola, dimmi una volta sola. Il professore si scusa che non ha potuto venire. Ha mandato lui a darvi un caro saluto. Tu gamberina e mi tormenta a gioventù, io me ne muore e sempre stessa resta tu, a baciarmi a tutto l'ora, mi dice figlia non pensa più. A me tu si catena, ballata si Maria. Nicola! Io per la vita mia, Maria, Maria, tu non mi dici mai, mai Lascia. Com'è un menù? Una squisitezza, una mannidia. E magnatela e fanno salute. Grazie, professore. E stasera a champagne per tutti. Dobbiamo festeggiare. Naturalmente nessuno ha visto niente. Signor Questore, prego. Se quella mano è stata portata qua vuol dire che l'assassinio è stato decretato in carcere. Lei crede? E quando un boss viene ucciso in carcere vuol dire che qualcun altro prenderà il suo posto e ci sarà guerra. Dentro. E che importanza c'è? Finché si ammazzano fra di loro, facilitano il nostro lavoro. E quando si saranno messi d'accordo che ammazzeranno? Senta, direttore. Sì? Volevo dirle che, ecco, se posso farle una piccola raccomandazione, lei mi permette, vero? Volevo dirle che fatti del genere non giovano al suo prestigio, lei mi capisce, no? Evitiamoli. Questa non è una perquisizione, questo è un sopruso! Arrudato, voglio! E non è finito, hanno fatto
Io vi faccio una proposta. Professore, voi non c'entrate, questo è un affare politico. E crea politica. L'arte di fottere chi sta con te. Tu di dove sei? Di Padova. Così se ti trasferiscono non te ne importa niente. Ma chi che stanno con te sono gente come me, che tengono a casa, i parenti, i figli che vengono a trovare. E se portano un'altra parte che succede, eh? Compari, che volete andare allo sbaraglio? Volete fare così? Volete diventare nata volta vittime della società? È vero, è vero! È bravo il professore. Vi daremo la tessera onoraria. Se è per il bene di questa povera gente, accetto qualunque tessera. Compa, io lo so che volete. Volete più giustizia in carcere. È giusto, è sacrosanto. Ma come? Come? Che rivoluzione? Compa, che delusione. La riforma arriverà prima o poi, sulla carta. E sapete che ci facete cagare? Ma se mi state a sentire, io vi posso dare qualcosa di buono e subito. Vi posso dare 3 cose. 1, che nessuno di voi qui sarà trasferito. 2, le visite saranno aumentate e il vitto sarà migliorato. 3, a chiunque di voi, dentro o fuori del carcere, servissero soldi, può contare sul professore Vesuviano. E mo si volete restare alla coppa e scordate voi nome mio. Ma se voi ricordate, scendete a basso, è nata volta prima e fa casino. E venite a me. E adesso, signor direttore, mi dovete il vostro debito. Questa sera alle 8 devo uscire, ma non abbiate paura. Prima dell'alba sarò di ritorno. Questo significava l'anello davanti, serpenti alle spalle, vero? Rispondi. Mi hai fatta fare la messaggera di morte. Allora era pure la lettera. Certo che l'ha già aperta, perché io voglio sapere cosa. Non tiene fiducia in me. Ma che fiducia già te ne? Fiducia. Tu sparai se si spara a te. E non farnesci più. E mo si ti mette a cirere la gente così. A casa non ci torni più. Se papà fosse vivo che dicesse. Io non ho già acceso a nessuno. E capì? E tatella in capo, io non ho già acceso proprio a nessuno. Rosa. Rosa. Io ci torno a casa. Ci torno, sta sicuro. Ma intanto che avesse a fa, tengo ancora 20 anni in carcere. Prima tu come avesse a fa.
Avesse fa... O pezzente. Mettermi in mano era il primo stronzo che arriva. Questo avesse fa... Questo! No, non lo fa così! Questo! Calmata, calmata. Io non ho girito niente, chissà che mi ha pigliato. Qualunque cosa fai va bene. Basta che stai buono. Si è già passato. Galera o meglio la vita mia. La voglio passare con mano capa. E se papà fosse ancora viva, mi avesse ragione. Ma esso non ci sta. E allora, solo tu mi puoi dare ragione. E tu mi darai ragione. Tu. Sì, ti ronco ragione. Ma non paccirera. Solamente per fare bene. Esatto. Va bene. Ma per fare bene non devi ragionare con il cuore. Ricordatelo. Una tangente, un'estorsione, una protezione produce ricchezza per tutti. Si tratta solo di avere una vera società, tra uomini veri, con leggi severe uguali per tutti. L'infame paga, anche con la vita, ma chi non sgarra ha diritto a essere premiato. A Napoli e in tutta la Campania ci stanno 104.000 fabbriche, 37.000 cantieri, 25.000 alberghi, 280.000 esercizi commerciali, 80.000 ambulanti e migliaia di professionisti. Se stabiliamo un contributo, diciamo, di un minimo di 100.000 al mese, avremo un introito di quasi 600 miliardi all'anno. È una cifra iniziale che bisogna gestire bene. Una parte andrà per gli stipendi agli affiliati, ai carcerati e alle famiglie. Il resto dei soldi va investito un'altra volta. E con la vecchia camorra come la mettiamo dopo? Si possono essere lasciati in pace, ci devono pagare una tassa su ogni cassa di sigarette. E su tutti i traffici di contrabbando, quelli esistenti e quelli da inventare. Anche la droga? Ho detto tutti i traffici. Mi sono spiegato. E va bene, ammettiamo pure, come io credo, che siamo tutti d'accordo. Sì. Però parliamoci chiaro, qua scoppierà una guerra. Chi la combatte? Siamo già in molti e diventeremo sempre di più. Qua, fra tutta la provincia e tutta Napoli, ci sono più di 300.000 disoccupati. E noi che cosa gli offriamo? Lavoro! Riscatteremo il meridione d'Italia! Avete ragione voi, ci volevo proprio, non ma così. A me mi ha fatto il suo cazzo. La camorra riformata deve avere 3 cose. Primo, una perfetta organizzazione. Secondo, abbastanza denari per poter corrompere i giudici e i politici. E terzo, la convinzione che disponiamo della vita e della morte di tutti quanti. Ferma, ferma. È quasi l'alba. E mo che può fa?
Cavaliere, che stanno se mi aiuta malamente, a grande hanno rovinato tutte cose. Se venite in coppa a terra, vi mettete a chiagnere. Vicino, per piacere, tu non hai chiagnere sempre, o fai tutto l'anno. Porti male augurio. Tragitto, o paghi o te ne vai. Facitele per sta creatura. E mi metto mezzo pure la creatura, e papà, tenna tu e la creatura. Ve ne dovete andare da qua e dalla terra. Poi la terra l'ho promessa a un altro colono. Ah, questa musica americana. Salvatore, un giorno quel castello deve essere mio. Ricordatelo quando diventerai sindaco. Grazie di essere tornato. Siete un uomo di parola. Noi vi garantiamo sicurezza per voi e per le vostre famiglie. Una polizza vita che vi consigliamo di non rifiutare. Ogni mese passeranno i nostri incaricati che si presenteranno a nome del vostro santo protettore, che voi dovete benedire con un'offerta spontanea, perché ogni offerta che non viene data col cuore o viene data in ritardo o peggio con l'infamità di una spiata fa dolore al santo, ma più ancora al peccatore. Questa zona è fatta. Poi facciamo i cantieri. Da 6 mesi non mi arriva più la pensione. All'Inps mi hanno detto che risulto morta. Ma io sono ancora viva. Che posso fare? Ah, che mani raffinate che tenete. A verità, tenete l'ogni più bella e puggeriale. Al sindaco Lorusso ci pensasse lui. Passami la posta di oggi. Mio figlio sono 5 anni che aspetta un posto. Gli fanno sempre promesse, ma sempre disoccupato sta. E si dovrebbe anche sposare. Va bene. Da lunedì comincerà a lavorare. Vi faremo sapere dove. Grazie. Per adesso pigliatevi questi. Grazie. E per le elezioni? Ricordatevi per chi dovete votare. A disposizione. Quanti siete in famiglia? 7 persone. Conto su di voi, mi raccomando. Io sono già stato alla Camera di Commercio. La cosa non è semplice. Ad ogni modo, ti Molte faccio grazie. i documenti e sistema ogni cosa, Facete voi avvocati, io sono 2 anni che ci apri l'esercizio e non ci riesco. Non vi preoccupate, praticamente la cosa è già fatta. Assettate. Sorelle, potete entrare. Tu e tu, Trasito. Meno male, dopo. Assettate. E allora? Io non lo so se ho fatto bene a Benicà, ma dove andavo? Dai carabinieri e peggio. Chi le prima lo arrestano, poi credono a esse e non a me. E quando esce quello mi ammazza. Ma di chi stai parlando? Vedrai, ti piacerà, mi diceva. Alla tua età sei grande ormai. Beh, mi sono fatta convincere. Ma appena ha finito lui, ha fatto vedere gli amici suoi. Sono mesi che mi sfruttano, non ce la faccio più.
Rita, non chiagnere. Ma regatta, non devo dirlo a nessuno. Non avete aiutato. Lo conosci? È un uomo denunziato. Traffica con i bambini. Nel quartiere ne ha più di 20. Che devo fare? Va bene. I licenziamenti e le assunzioni devono essere discusse con le rappresentanze sindacali. Dite no alla mafia, ribellatevi alla camorra. I licenziamenti e le assunzioni devono essere discusse con le rappresentanze. Lasciami! E mo sti cazzi volantini te la magna una volta, te faccio mangiare io! Hai capito, struzzo? Cettina! Cetti! Lassama. Quello che ti dovevo dire già te l'ha gerita. Cetti, tu mi hai sposato perché io ti voglio bene. Non ti sposerò mai. Guarda che se non mi sposa ti sparo. Ma va a te! Te lo giuro, ti sparo. Allora mi sposi sì o no? No. Mi sposi sì o no? Pensaci buoni, Cetti! No! Non può capire che ti voglio bene! Non può capire che ti voglio bene, sì o no? Rinunciate a Satana? Rinuncio. E a tutte le sue opere? Rinuncio. Volete dunque che Antonio riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Antonio, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Adesso che io e Dio abbiamo un altro figlio, Sis non te ne tempo può proteggere. Allora ci pensi io. Professore, ci dica qualcosa. Scusate. Ci faccia un dovere. Il pubblico è molto interessato. Io non sono nessuno. Ah, che l'articolo non mi è piaciuto, Coraggio, professore. I sindacati non si sono più fatti. Grazie, professore. Dietro. Frank Ditas, l'americana, finalmente vuoi trattare con noi. Ma vuole parlare solo con te. Sta bene, allora me la gesci a Kai nel modo più sensazionale possibile. Rosale, vecchia famiglia, l'hanno saputo, eppure chi lì a New York, che siamo i più forti. Se tutto va buono con Marice l'avvocata, ti trasferisci in un manicomio, allora è tutto più semplice. Signor Presidente, in queste perizie c'è la somma delle tesi psichiatriche, le quali dimostrano senza dubbio alcuno l'infermità mentale, la pazzia del mio assistito. Si proceda all'interrogatorio dell'imputato. Conducete quell'imputato. Eccellenza, io sono stanco, è da stamattina che sto in piedi.
Va bene, va bene. Che cos'altro avete da aggiungere? Ah, ecco, vedi, eccellenza, io vi auguro tutto il bene del mondo a voi e alla vostra famiglia, per carità. Però, se voi dite che io non sono pazzo, io forse divento pazzo e chissà, mi viene qualche pensiero. Mettiamo che una cosa succede a voi o alla famiglia e se poi succede, che fa? Diventate pazzi pure voi. E allora poi ci vuole un altro giudice che ci manda tutti e due al manicomio. Voltatevi, se non volete passare. Lo sa, ti immagini che faccia che fanno quelli di Nuova York quando leggono i giornali? Il professore di Vesuviano è scappato col mitra in mano come un personaggio del cinematografo. Professore, ci mancava sulla televisione! È bravo Alfredo! E a farci denunziate, ma come vai a battere cassa? Che volete? Vi portano ammazzato il professore Vesuviano. Ah, e se la risposta fosse 5 sacchi di spazzatura con voi dentro, eh? Guaiu! Se tra 5 minuti io e i miei uomini non siamo usciti, sto locale fa una botta sola. E muore Sansone con tutti i filistei, cioè voi. Siete dentro una polveriera. Non è vero. È un bluff. Sparate, sparate. Giuro sto siparia. E che cosa vuole questo professore Vesuviano? Vuole che il vostro lavoro proceda in pace. Sta pace vi costa 30.000 lire per ogni cassa di sigarette, 600.000 per ogni furto di tir e sul gioco e la prostituzione un forfait di 30 milioni. Al giorno, si capisce. E per chi ci ha presi? Per la cassa del mezzogiorno. In coppo sangue nostro, quanto vostro bambino? Chillo per un momento voi potete tenere. Pronto? Non vogliamo più sopportare le vostre imposizioni, recita Angelo professore. La neve non si tocca.
morti dall'inizio dell'anno. Il controllo del traffico della droga. Questa è la causa della guerra tra le organizzazioni camorriste dei Nunziata, dei Verzella e dei Musella, alleati contro la camorra riformata. Procedono intanto in Campania alle ricerche del pericoloso boss evaso dal manicomio criminale. Anche oggi si sono svolte numerose manifestazioni popolari contro la criminalità organizzata. Hai fatto prendere precauzioni. Ti sei informato? Certo, sta tranquillo. Bene. Titas ci riceve a casa sua, in mezzo ai suoi ospiti. Vedrai che gente. Affaristi, banchieri, gente dello spettacolo. Tutti fanno a gara per essere amici di Frank Titas. Non posso. Buonasera. Grazie. Buonasera. Quello lo conosci? Chi, quello? Ogni settimana in televisione. E quegli altri due là? Il più anziano è uno dei più grandi banchieri d'Italia. Sì. L'altro è Roberto Sapienza. Entra ed esce dai salotti dei politici come se fosse a casa sua. Ah. E tu com'è che li conosci, eh? Se tu non stavi tanti anni in carcere, li avresti conosciuti anche tu. Se non fosse stato tanti anni in carcere, ma non stessimo qua. Mi piace la bella compagnia, però preferisco parlare in privato. Non dovete preoccuparvi. Tutti quelli che vedete qui sono amici miei. E se ci metteremo d'accordo, saranno anche amici vostri. Va bene. Bene. Noi possiamo affidarvi il giro della droga in Campania. Ma voi, che garanzie ci date? Come vi mettete con le vecchie famiglie? I vecchi clan sono un problema vostro. O mi sbaglio? Noi possiamo sbarcare, raffinare e consegnare la merce fino a Milano. Alla distribuzione penserete voi. Sarebbe inutile, troppo costoso entrare in conflitto. Il guadagno sarà per tutti. Se il guadagno ci sarà. Non c'è niente di meglio dello champagne. Li tiene freschi e puliti. Non perde tempo il tuo amico, eh? La chiamano pelle di pesca, perché ha la pelle come il velluto. Guarda come stanno bene insieme. Stanno bene insieme perché quando si fotte, ognuno sa il gioco dell'altro. E il vostro gioco, qual è? Voi parlate di garanzie, consegne, percentuali. Però senza l'ok tuo e di Cosa Nostra io non posso mandare corrieri nel Perù o in Thailandia. Bravo, professore. Mi siete simpatico. Ma vedete, quell'invito io non ve l'ho mandato di mia iniziativa. Ma per conto di Cosa Nostra. Ed è a loro che dovete piacere.
me facette the same impression, la stessa impressione, 20 anni fa. Where are you from? Da Vesuviano? Conosce Alfredo Canale? Quello è lo mio compare. Che faccio adesso? Lavoro con te? E se sai tutto, perché mi fai tante domande? Maybe I talk too much. Parlo troppo perché tu sei paesano a me, understand? Chi lugar è gente nostra, you need an escort. L'escort ti è dovuto, professore. In questa città le notizie circolano, you know? Commissario, se lei è qua ci sarà un motivo. Eppure voi siete qua, qual è il motivo? Ma ci sono novità? Le indagini sono in corso. Le conviene dirmelo. Dove si nasconde? Siete voi che me lo dovete dire. Io so che non è fuggito dal manicomio, ma l'hanno rapito. E chi è stato? E che fine ha fatto mio fratello? Commissario, indagate su questo punto. Scusate. Prego, prego. Pronto? Rosa, sono io. Ti volevo salutare. Ho capito. La messa per questa sera? Che lei, c'è sta qualcuno? Non puoi parlare. Sì, sì. Deve essere cantata. Come? Il santo deve andare a parlare con il Padre Eterno. Quando? Adesso da fare. Richiamate un'altra volta. Che modo. Le manderò la registrazione di questa telefonata. Così si tranquillizzerà sulla vita di suo fratello. Professore di Vesuviano, Joe Gandino di New York. Tony Cuomo di Miami. Siediti. Grazie. Come va? Si fate buon viaggio? Sì, buono, buono. Che si dice a Napoli? C'è stato un po' di confusione. Ma adesso che tu stai in libertà, le cose le puoi rimettere a posto, ok? Troppe morti ammazzate, non portano bene a nessuno. Voi sapete com'è. Quando sei in cutine, state. Quando si martiella, batte. Quando bisogna mettere ordine, bisogna farlo. Io so che facete bene, trattate bene le guaglione. Noi conosciamo tutti. Però non si può mangiare da solo, casi no si scoppia. Frank mi è testimone. Io offro società a chi si merita, no? Ma ogni zona deve avere un capo. Un capo. Nella Sicilia, i siciliani. Nella Calabria, i calabresi. E in Campania, tu. Col vostro permesso. Hai il permesso di ascoltare, se vuoi. All right? Well, noi qui non abbiamo bisogno della roba. La Sicilia non basta. I marsigliesi, we don't like it, non ci piacciono. Napoli sta bene. Ma tu non devi strapazzare i vecchi amici. Fare la guerra è facile, ma tu la pace devi fare. Ricorda che un padre non si mette mai contro nessuno dei propri figli. Ma io voglio essere figlio vostro. Ok.
165 stanze. Una per notte. Te la ricordi? Eh sì che me la ricordo. Ma adesso questa è casa tua. Da oggi in poi la nostra vita cambia. Faremo grandi cose. Vedrai. Loro si arricchiscono, comprano banche, aerei, palazzi. E a voi quanto vi danno? 1 milione a viaggio? 500.000 lire per ammazzare un uomo? Rischiate la vita. Vi farete 10 anni di galera, ma non parlate. E tutto questo perché? Perché adesso il professore manderà un vaglio di 300.000 lire al mese alle vostre famiglie? E se io parlerei, i soldi li mandassi a lei e alla mia famiglia? Come sa che mi dà il pane? Mi viene padre, eh? Hai visto quanto è bello? Guarda, guarda. E questo qui è il sentiero. Qui faremo le attrezzature. E tutto intorno il campo da golf. E quanto viene a costare? 35 miliardi. 35 miliardi. Abbiamo già avuto tutti i finanziamenti. E qui potremo fare tutti gli investimenti che vuoi, professore. Diventerà una zona ricchissima per il turismo. Che ne dici, Ciro? E quando mai ci crescerà l'erba qua? E ce la faremo crescere l'erba, ce la faremo crescere. Salvatore, l'epoca dei fessi è finita. Non cambia i golf sul Vesuvio, ma sto progetto è una fetenzia. Ma che cosa ne capisci di turismo? Questo è mestiere mio. E allora con questo vuoi dire che tu e i tuoi amici vi siete presi l'appalto per la costruzione dell'aeroporto e dei depuratori perché siete esperti in trasporti e in ecologia. E a noi ci mandate a giocare a golf. Non erano questi i patti. Angela dice al tuo amico l'assessore Mesillo e a quel pescecanaro senatore d'amore. Come gli ho dati i voti, mi pozzi pigliare. Insomma, io più di quello che ho fatto non posso fare. E allora mettiti da parte. E facci trattare direttamente a noi. Non ci va più di guardare il banchetto da lontano. Vogliamo sederci a tavola. Anzi, a capotavola. Bravo Ciro. Fammeli incontrare a quattro occhi l'assessore e il senatore. Io vi avverto. La corda più di tanto non la possiamo tirare. Organizza una bella cena, Salvatore, una bella cena. E mi voglio sedere a capotavola, a capotavola. Tu lo devi capire. Scusa, intenzione di parlare. Eccoli qua. Buonasera. 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 Onorevole Malventi, le presento un amico. Buonasera.
Franco Pirrone, costruttore. Ma come si fa a parlare di certi affari con un estraneo? È un tranello. Ma il professore se la caverà. Speriamo bene. Tranquillo. Sì. Onorevole, Come sta, signor sindaco? Ciro Parrini. Molto lieto. Fortunatissimo. È molto gradevole questo locale. Sono contento di trovarvi qui. Allora lei è un costruttore. Non deve essere facile fare il costruttore in questa zona. Ma veda, per quello che mi riguarda, io pago ogni mese la tangente alla camorra e mi lasciano in pace. Ma è una violenza intollerabile. E perché? Non paghiamo le tasse al governo e poi ci dimentica. La camorra invece ci dà protezione. Siamo giusti, onorevole. Volete che non faccia pagare una tassa su questo? Io scherzo, si intende. Non si spaventi, onorevole. Qui a Napoli si scherza anche sulle cose drammatiche. Nonostante tutto, questo è un popolo allegro. È proprio così, onorevole. E il senatore ha ragione, noi siamo un popolo allegro. Assaggiate come le fanno qua sullo sud. Certo, qua cucinano tutto per poco d'oro. Voglio. Tenete gli occhi aperti. Aspettate qua. Oppure c'è la mancanza di case. Io sono disposto a investire miliardi per costruire. E chiede le concessioni. Allora arriva per esempio qua l'assessore Mesino. E che cosa mi risponde? Benissimo. Voi ve ne potete andare. È l'occasione che aspettavamo. Il professore ha da morire. Franco di Tasso deve contrattare un'altra volta con noi. Iago. Andiamo. Lui mi ci voglio. Dunque, secondo lei, il contrabbando delle sigarette non va combattuto? Ma è logico, ci sono 80.000 napoletani che lavorano con le sigarette. E una bella mattina si trovano in mezzo alla strada. A rivoluzione in città. Veda, io
sarei pure disposto ad assumerli se il governo mi desse il permesso di produrre sigarette. Ma il governo me lo permette? Oh. Quelli che cosa smettono malamente. Tu vieni con me, tu metti dalla treta e tu vai a chiamare capito? Babù. Mi tolgo una curiosità. Lei parla di miliardi con molta disinvoltura. Ha un'attività così importante. E io adesso le svelerò un segreto. Lei siede a tavola con un grande delinquente, il leggendario capo della camorra riformata, latitante da un anno. Lei è molto divertente, ma non le credo. I miei amici non mi farebbero mai uno scherzo del genere. Pronto? Pronto, ma facete parlare per favore con Ciro Parrelli, sì? Mi dispiace, ma sono andati via tutti. Donna Rosa, rispondete. Rispondete, donna Rosa! Rispondete! Rispondete! Arrivederci a tante cose. Buonasera. Buonasera. Buonanotte a tutti. Arrivederci, Salvatore. Buonanotte. Scina allora, che ti sparo. Che sì! Rallentare, rallentare.
L'onorevole! E visto che faccia fa? Lasciatelo, mannaggia morto! Io non lascio fatto Non ti muovere! Lascia! Non ti muovere! E lavatemi in mano a cuolla! La macchina non l'ha già rubata, è di un amico mio! Lascia! Tenga i documenti in regola! Fredo Canale, che sta succedendo? C'è uno strano movimento stasera. Nunziata, Verzella. Tutti in giro stanno. Commissa e sapere che è una bella serata! Per chi? Eh? Tu lo sai che come lo cerchiamo noi lo cercano anche loro, oh professore. Ma non per arrestarlo, per ammazzarlo. E allora perché non è fermata, eh? Solo se mi metti in condizione di arrivare prima di loro. Commissario, ma facete fare una telefonata? Se devi telefonare a Donna Rosaria è inutile perché ho fatto isolare il suo telefono, stronzo. Puoi dire a me quello che dovevi dire a lei. Io vuol dico, ma voi mi avete promettere che non l'ha salita. Se no siete un commissario morto. E mo' sbrigato. Buonanotte. Vai, state buono, Cino. Ci vedremo, voglio. Stanotte restate tutti e due. Va bene. Buonanotte, Cino. È arrivato. Sei in un casale a Reto Montagnone. Venite presto. Porca si è salvato! Non sparate! Non sparate! Non sparate! In Z29 si diriga sulla collina, non sparate senza mio ordine. Nessun auto deve lasciare la zona. Attenzione, sono armati. Va giù, buttate le armi! Buttate le armi! Giustamente tocca a voi. Il
professore di Vesuviano poteva essere catturato solamente dal capo della squadra mobile. Sono soltanto un commissario. Lo diventerete. Lo diventerete. Io so sempre tutto. Se facevo la carriera del prete, sicuro diventavo papa. Ma che nome è nome? Io nome non ne faccio. Ma che vi siete messi in capo, commissario? Io non sono una spia. Io ti sto solo chiedendo dove vuoi andare. Ma potete far sci? No. E allora perché mi chiedete? Poggio Reale per te è un carcere pericoloso. Io ti posso fare trasferire in un carcere più tranquillo. Perché? Io voglio stare dove sta il professore. E chi ti assicura che capirà quello che hai fatto? Pensaci. Capirà. E se pure non avesse capito, io sono un camorrista. Voi lo sapete che cos'è un camorrista? Professore.
Dici D'Angelo, professore, in un laggio tradito. E mo facci dammi. Achille padrino mio figlio. Alfred, quello è il padrino di nostro figlio. Che le non boia, hai capito? Hai visto? Hai visto? Ma io gliela faccio pagare. Tu giuri ce la faccio papà. Il primo reato che le viene contestato è l'evasione dal manicomio giudiziario. Ma che evasione? Eccellenza, io mi sono solo allontanato, forse un po' troppo rumorosamente. Allontanato, no evasione. Signor Presidente, il mio assistito è stato riconosciuto infermo di mente. Ora un infermo di mente che evade da un manicomio o da un qualsiasi altro posto non commette nessun reato, in quanto è pazzo. Cosa avete fatto durante la latitanza? Non ve lo posso dire se non mi date altri 3 ergastoli. Vi posso solo dire che ho dato una mano alla giustizia. Si riferisce ai 300 morti di quest'anno? Quali? Quelli morti di fame? Morti ammazzati! Si tratta di morti ammazzati. Ah, e si vede che qualcuno ci aveva l'abbonamento con le pompe funebri. È logico, no? Silenzio! Silenzio! E di questa CR, Camorra riformata, che cosa ne sa lei? CR? Forse la Croce Rossa, oppure Cara Rosaria, il nome della sorella mia. È vero che disponete di 3.000 affiliati disposti a dare anche la vita per voi? Signora, lo dicono loro, lo dicono loro. Si vede che io ho seminato bene. Eccellenza, seguitemi voi che avete studiato. Se io non seminavo bene, non direbbero queste cose. Si vede che io sono destinato a fare del bene
aiutare. Forse perché ho bisogno d'affetto, che ne so. Ieri ho dato 2 milioni agli orfanelli. Scrivetelo, cancellieri, scrivetelo bene. Scrivete. Insomma, lei ritiene di essere un messia? Tu l'hai detto, tu l'hai detto. No, scusate per il tu. Però il Vangelo mi suonava male se vi dava del lei. Silenzio! Silenzio! O faccio sgomberare l'aula! Fate allontanare i fotografi! Imputato, sedetevi! Questo non è un palcoscenico, è un'aula di tribunale! Eccellenza, lo vedete da che cosa mi devo difendere? Dalla popolarità. Chi sono i componenti di questa vostra associazione? Io li posso dire, però devo fare almeno 100 nomi di personaggi grossi, anche di alcuni magistrati. Su. Volete che lo faccia? Se vi viene difficile, vi daremo una mano. Signor Presidente, chiedo che l'imputato venga messo a confronto con la vedova di Alfredo Canale. Silenzio! Silenzio! Obiezione! Signor Presidente, la difesa non era a conoscenza. L'istruttorio non prevede tale testimonianza. Avvocato, io vi voglio bene, però se voi strillate così, parlate voi, parlo io, qua non si capisce niente. Signor Presidente, voi non avete mai avuto l'onore di interrogare uno come me. Eppure mi volete umiliare. Mi umiliate, perché per giudicarmi qua, anziché il procuratore generale, c'è un pubblico ministero. E per di più una donna, una femmina. Lei è un buffone. Voi lo sapete che ci faccio con una femmina? Ma che cosa si deve sentire? Silenzio! Questa è l'indecenza! È sussurro alla giustizia! Silenzio! La sua è una calunnia bella e buona. Portate via l'imputato! Usciamo di Ah, dottor Iervolini, ve l'avevo detto io che vi facevano capo della mobile, complimenti. Mi saluti il questore. Piccola creatura, la morte t'ha preso prima il papà e poi la mamma, unico innocente testimone di un delitto di traditore. Cresci bene, cresci sano, cresci diverso, dimentica tutto e tutti per una vita migliore. Questa è arte, questa è poesia, questo è il cuore del nostro professore ed è a lui che noi dobbiamo reverendi il premio per il miglior poeta di Napoli! Ti trovo buono. Pure tu. Hai saputo se ti danno la riduzione della pena? Movire. Chi le sta facendo carto professore? Il Vaglia l'ha mandato. Sì, io sto leggendo le sue poesie. So belle, eh? Quelle d'amore specialmente sono proprio belle. Che le legge la pure io. Secondo me lui è un uomo eccezionale. Chi lo vede eccezionale? Oddio, certe fantasie sue io non tanto capisco. Pare che non povericchio. Ma poi non difetti. Che dentro sai con me, no?
Eppure sta da campano. Meno male. Buongiorno, professore. Buongiorno, professore. Avvocato. Ci hanno pate terra, deve essere l'apocalisse per la vecchia camorra. Gira chi l'altro. Allora, è struzzo. Ora, sa così. Leo dammi. Piensaci tu, ralla pace. Avrei due ragioni per te far uccidere. Primariamente, perché non sei stato un bravo camorrista. Secondo, per quello che hai detto sulla pulizia della mia personalità. Immagino ci siete fa grazia. Però tu mi darai qualcosa in cambio. Che la voglione che ti viene a trovare, chi è? È mia sorella. Ecco. Tu mi devi dare a tua sorella. È mia. Punto e basta. Hai da tu, va. Aspetta, non vuoi. Ho visto che disastro il dottor Iervolino. Mi dica che potevo fare. Cercheremo di ricostruire la dinamica dei fatti. Ognuno dei detenuti dovrà descrivere cosa ha fatto durante il terremoto. Gli spostamenti, tutto. Ogni cosa. Sì, capisco, ma guardi che molti sono stati trasferiti. È arrivato l'ordine dal ministero, sa. Con quello che è successo è un provvedimento cautelativo. Ed è stato trasferito anche il professore? Poche ore fa.
Ed è stato trasferito da solo oppure con lui c'erano anche Gaetano Zarra, Gennaro Di Domenico e tutti gli altri? Beh sì, erano una quarantina circa. E immagino che siano stati trasferiti tutti nello stesso carcere. Ciao Carmela, un buon ascolto anche per te. Ora per l'amica Margherita da Villa Alterno che saltava a me, la cugina Ronilda, la famiglia Prea per il massimo. Ancora per Alfonso da Maddaloni, ciao Alfonso. Suono. Anche per te. La da Sant'Andrea di Russone, la sorella Caterina per il noi di Davide da San Giorgio. Ancora per l'amica Patrizia da Capodichino che saltava la mamma Rosetta, ciao Patrizia, un buon ascolto per te per la mamma Rosetta. Ora per l'amica Maria da Forcella, ciao Maria, un buon ascolto per te e per tutti gli amici di Forcella. Ora per Lina dal San Gennaro, ciao Lina, un buon ascolto per te e per tutta la tua cara famiglia. Ora per l'amica Francesca dalla stazione centrale che saltava l'amica Antonello Cinzia. Per tutti coloro che ho citato, che un Spogliati. Bisogna fare presto, se no scadono i terzi. Si rende conto? Non ce la facciamo più, è una vergogna. Lo so, la vostra situazione mi è nota, ma il terremoto non l'abbiamo fatto noi. È una disgrazia naturale. Ci vuole pazienza, molta pazienza. Stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi. Allora, quella questione è sistemata, avete capito? E per le case prefabbricate a quando le gare d'appalto? Ogni cosa a suo tempo, Carlo Russo. Adesso devo scappare. Ossequio. E salutatemi gli amici, eh? E la giunta è stata convocata. Sì, la prossima settimana, previo conferme del presidente. Madonna mio, Carmen! Sdegno e preoccupazione in tutto il paese per il primo atto terroristico compiuto dalle Brigate Rosse in Campania. Qualche ora fa la colonna napoletana delle BR ha rivendicato la strage avvenuta stamane a Napoli. Il presidente del Comitato per la ricostruzione delle zone terremotate, l'assessore regionale Mimmo Mesillo, è stato rapito. Assassinati i 2 agenti di scorta, l'autista e il segretario dell'assessore. Però Gli inquirenti hanno preso un bel po'. la dinamica Chi le con l'impiccio si è fatto i miliardi. E state zitto, mo questo fatto tutta la regione sarà invasa dalla polizia e noi non potremo fare un cazzo. Vai a chiamare tutti i terroristi del padiglione 9 e porta a 1000K. Come se sono permessi di fare rivoluzione a casa mia.
assessore Matillo! Io non ho mai visto in vita mia tanti carabinieri, poliziotti e finanzieri, ma crea una rivoluzione! Sembra che è scoppiata la guerra, è una vergogna! Non lo so, qua non si può più commerciare! Questo è un vero terremoto! Ma chi è st'assessore? Si sbrigassero a trovarlo, se non glielo troviamo noi, vivo o morto! Non si può andare avanti così! Va bene, silenzio! Permettete, donna Rosa, che cosa vanno malamente? Che nessuno chiuso va papà. Capite? Che non c'è rimasto più niente, manca la droga. E che l'ufotante è merda e franca di tasse non ci fornisce più di niente. E mo' è passato un'altra volta con le vecchie famiglie. E dici in cielo, professore, che facesse qualche cosa. Il professore sa tutto e sta cercando la giusta soluzione al problema, ma dovete aspettare qualche giorno. E fatelo sapere agli altri amici. Mio fratello non abbandona mai nessuno. Avete capito? Mai. Perché avete chiesto di parlarmi? Oh, è perché usate questo tono. Io vi volevo offrire una grande occasione. Farvi diventare il più famoso capo della mobile d'Italia. Io vi faccio risolvere un caso clamoroso, di interesse nazionale. E magari arresta qualche terrorista. E per ringraziarmi, dovete solo chiudere un occhio. Ma perché parla ancora? Voi siete così intelligente. Voi siete uno sciacallo. Ma io rappresento lo Stato e non tratto con un camorrista. Bouchard, una volta l'avete fatta. Sì, è vero. È vero, si chiamava Alfredo Canale. Mi disse dove eravate nascosto per salvarvi la vita. Bastava che io arrivassi un minuto dopo e voi sareste morto. E lui vivo, ma l'avete fatto ammazzare. Sapete che cosa siete? Siete soltanto un imbecille. Però quando mi avete arrestato, lo sapevate di salvarmi la vita. Perché l'avete fatto? Perché sono un poliziotto. Che delusione, lo facevo più furbo. Se avessero rapito un ingenuo come voi, non si scomoderebbe nessuno. Ma per uno come Mesillo vi assicuro che scenderanno a patti con me. Io non li costringerò, ma gente più in alto di voi verrà da me, verrà lo Stato. Chiunque verrà, quello non è lo Stato.
Professore, c'è gente che vuole parlare. Prima si saluta. Ma puoi parlare. Come si trasuda. Mi hanno fatto colonnello. Nell'ufficio del direttore c'è gente importante che vuole parlare con te. Servizi segreti. Lo so. Lo so. Io so sempre tutto, mannaggia. Insomma, pensiamo che se i terroristi hanno avuto la possibilità di agire a Napoli, sarà più facile per voi intervenire che non per le forze dell'ordine. L'assessore Mesillo ha una personalità molto debole. Sono 30 anni che fa politica in Campania e sa molte cose. Se dovesse cedere ai ricatti dei terroristi, la fiducia nelle istituzioni ne verrebbe gravemente compromessa. Insomma, professore, il mio partito vi chiede di adoperarvi per salvare la vita dell'assessore e di farlo subito. Signori, mi state chiedendo di intervenire, ma con voi non tratto. Voglio i pezzi grossi. Riferite e poi ci rivedremo. Lega ad alta voce. Signori terremotati, Vada avanti, vada avanti. signori terremotati, qui parla l'assessore regionale Mimmo Mesillo. Mi tengono prigioniero e mi uccideranno. Aiutatemi, salvatemi la vita. Signori terremotati, costringete le autorità a dare le case sfitte alle famiglie che stanno nelle roulotte e ai senza tetto. Chiedete la messa in atto del piano di ricostruzione delle zone terremotate. Amici, chiedete interventi immediati e concreti, altrimenti per me è finito. Signori terremotati. È un messaggio del nostro segretario. Spero che sia una garanzia sufficiente. Quasi tutte le nostre condizioni sono state accettate. E cioè? Innanzitutto va bene per i trasferimenti e le riduzioni di pena per i vostri uomini. Per quanto riguarda gli appalti nelle zone terremotate, vi possiamo concedere il 50% dei lavori. Per quanto riguarda voi, invece, vi faremo ottenere la libertà riconoscendovi la totale infermità mentale. Tutto questo, naturalmente, se riuscirete a condurre in porto l'affare in tempi brevi e senza compromettere nessuno. Naturalmente, polizia, carabinieri e guardia di finanza non verranno a saperne nulla. Domani stesso arriveranno qui i terroristi che ci avete segnalato. Avremmo bisogno di sapere subito. Avete la mia parola d'onore. Farò tutto il possibile per salvare l'assessore Mesillo. Senatore, spiegatemi una cosa. Perché cercate di salvare in tutti i modi la vita di questo semplice assessore, quando appena ieri si è lasciato assassinare il presidente del vostro partito? Voi siete un uomo di potere e queste cose le potete capire da solo. Non chiedetemi altro. L'accompagno, senatore. Venga. Prego. E mi dovete un altro piccolo favore.
Quel vostro amico di Milano. Frank Titus? Quello me lo dovete arrestare e trasferirlo qua. Italia, partenza per New York. Prego, polizia. Mi dia un documento, per favore. Italia departure to New York, flight 642. Lei è in arresto. But you're crazy! A pochi giorni dall'ultimatum imposto dalle BR, la residenza dell'assessore Mesillo è stata ancora oggi meta di personalità del mondo politico regionale e nazionale. Dimmi che sto Onorevole, una dichiarazione. Sulle richieste dei terroristi, qual è la posizione del vostro partito? Noi abbiamo una posizione di fermezza. Il governo non può trattare coi terroristi. Nessuno può mettere in dubbio la nostra intenzione di non cedere al ricatto terroristico. Noi abbiamo fiducia in un successo delle forze dell'ordine. Queste sono le nostre condizioni. 5 miliardi in banconote non memorizzate, una fornitura di armi e il vostro impegno a farci partecipare nel controllo delle carceri, trasferimenti, permessi e riduzioni di pena. Entro 48 ore avrete la mia risposta. Comunque c'è un'ultima condizione. Dovete provvedere a eliminare alcuni sbirri che ci danno fastidio. Per esempio? Per esempio, il capo della mobile Iervolino. Bell'esempio. Fermatevi! No, sta bene. È solo stanchissimo. Chissà quanto ha camminato. Passa e chiudo. Ma questi qua non sono polizioni. Accostate, accostate! Ma chi siete? Che volete? Cosa volete? Assessore, ci segua, per favore. Attenzione, volante 15 a centrale. Dottor Iervolino, l'assessore Messilla è stato liberato, ma gli agenti dei servizi lo hanno portato via. Che cosa? Abbiamo saputo adesso che l'assessore è stato portato direttamente a casa sua. Dicono che sta male. I medici hanno proibito qualsiasi interrogatorio. Non c'è altro. Chiudo, accelera, questa storia non mi piace. Ma che significa? Significa quantomeno che hanno impedito ai magistrati di interrogare l'assessore. Nella terra della camorra tutto è possibile. E i camorristi non sono altro che pedine di un gioco più grande di loro. Vai, vai! Attento! Attento! I confetti del professore.
Mangiate un più. Pulisciti i denti con la champagne, a così non ti trovano in disordine quando ti fanno l'autopsia. Professore! Professore! Wait a moment! Parliamo, professore! Auguri, sposa! Grazie. Salva tu. Questa cosa però, la sposa sta qua e io sta anche lei. I tell you the truth. I find that everything has changed down here. For example, the people, the Italian people, were before... Okay, let's go. Questa sera siamo tutti più contenti, anzi che dico, siamo più felici. That's my present. Noi ci credevamo di essere stati invitati a un matrimonio e non a un funerale. Perché vostro fratello ha fatto accida Titas? Mio fratello non c'entra. Non è stato lui a decidere. Incredibile, appassionato, applauso! Tell me, chi l'ha acceso? Zarra. Gaetano Zarra. Quel pazzo ha fatto di testa sua. Ma mio fratello lo punirà. Dicete cazzate, sono passati più di 3 mesi. Tu, Salvatore, sei diventato assessore provinciale e ti faranno pure deputati, ovvero, sì o no? E tu, Ciro, quanti miliardi ti sei fottuto con il tuo amico Sapienza, eh? No. Zitto, non parla. Sono stati raccolti 5 miliardi, ma uno solo è andato ai terroristi. E Strunz si sono accordati. E là di qua. Va bene, ma calmati adesso, ti devi calmare. Calma, è la promessa. A libertà, a libertà, a libertà. E non c'è avuto mai tu, cazzo! Manterranno gli impegni. È solo questione di tempo. I politici bisogna prenderli per il verso giusto. È bravo. Lo so io qual è il verso giusto. Ammazzarlo. Ma che stai dicendo? Sì, sì. Potrebbe essere pericoloso.
Io lo dico per te e tu lo devi capire. Te la ricordi la fine di Salvatore Giuliano? Me lo dovevi dire prima! Ma li va a dicere prima! Ma è troppo tardi! Professore, io ho finito. Il documento è venuto benissimo, sembra vero. I politici non mi fottono a me. Guardate la televisione e leggetevi i giornali domani. E vedrete chi è che fa la fine di Salvatore Giuliano. Un documento, la cui natura dovrà ancora essere accertata, ha provocato uno scandalo che rischia di travolgere le sorti del governo. In base a tale documento, i servizi segreti ed alcune personalità dell'area di governo avrebbero trattato con la camorra il rilascio dell'assessore Mesillo. Stamani abbiamo raccolto alcuni commenti a caldo. Ecco le immagini. È assurdo, sono tutte menzogne. È chiaramente un documento falso ed è scandaloso che la stampa lo abbia diffuso. Onorevole, cosa ne pensa il suo partito? Noi diciamo che il documento potrebbe anche essere falso, ma chi ci assicura che lo sia anche il contenuto? E intanto si è appresa la notizia che il Presidente della Repubblica ha sollecitato il trasferimento del noto boss della camorra riformata in un carcere di massima sicurezza. È tutto da Montecitorio. Ho fatto spedire 1000 lettere ai miei uomini in tutti i carceri d'Italia. Se mi uccidete, faranno un massacro. Mi dispiace per quello che vi è successo, ma sono contento che vi siete scampato la vita. A me invece m'hanno colpito a morte. Ma sono contento che siete voi a accompagnarmi al cimitero. Così vi daranno un'altra promozione, no? Forse vi faranno quest'ora, eh? Nessuna promozione, domani stesso verrò trasferito. Ah, ma allora abbiamo pareggiato. Abbiamo pareggiato. Tre mesi di isolamento, mi volevano farci pazza. Ma non ci sono riusciti. E adesso bisogna reagire. Chi si rifiuta di pagare deve essere punito.
e puniti in maniera esemplare. Selezionare le vittime senza contare i morti. Esecuzioni esemplari, sì. Esecuzioni esemplari. Calma. Esecuzioni esemplari. Dobbiamo stare tutti calmi. Ti ho portato Anna. È di là che aspetta. No, di là voglio vedere. Ti voglio vedere a Ciro. All'unica. Ciro in sta. È a Roma. E ha tirato fuori tutte le carte. L'ha fatta tremare i politici, eh? Quanti ne hanno gambizzati? Eppure quelli dei servizi segreti hanno soprato all'aria. Quelli dei servizi segreti li fanno saltare. Ciro non ha fatto niente. Che? Vuol dire che io sto in galera a marcire, issa non ha fatto niente. Ha pensato solamente ai cazzi suoi. È passato dall'altra parte. E purissa m'ha tradito. E purissa m'ha tradito. Certo. Ciro ha tradito. E tutti quelli che stavano con noi o sono morti, o hanno tradito, o tradiranno. Eppure tu hai tradito. Io non ho mai tradito! Hai tradito me. Ti sei mai chiesto come fosse stata la vita mia se non ci fosse stato tu? Te l'hai mai chiesta? In tutti questi anni hai chiesto sempre degli altri, mai me. Se ero stanca, se si stava male, se riusciva a dormire. Solo ordine. A circa, a cira là. Hai capito? Tu vuoi salvare Ciro. E l'hai sempre pensato che lo voleva bene. E allora forza. Mettete insieme a ballata sulla mia pelle. A ballata, a ballata, a ballata. Lo sa, ti ricordi? I camorristi ragionano sempre col cervello e mai con il cuore. Rosaria, che ci fai qua? Non mi fai entrare. Certo. Chiuda la porta. Dammi tutte le carte e i documenti. Ma che significa? Significa che se tu tieni paura di battere i pugni sopra il tavolo, allora ci penso io. Dammi la lettera del segretario del partito e tutti i verbali delle riunioni. Ma quali carte? Non esiste niente di scritto. Rosa, tu lo devi capire. Tuo fratello ha sbagliato tutto. Sì, è stato bello. È stato grande. Ma adesso è finita. È stato bello, è stato grande, ma mo è meglio che ci lo scordiamo. È vero. Ramano va a Ciro. Uno solo.
sciarrilli, a femmina sola. E sacci pure un perché. Ho chiesto di avere un colloquio con lei perché ho deciso di collaborare con la giustizia. Qual è la prova della vostra buona fede? Perché dovrei crederle? Il professore ci ha tradito e ci fa uccidere a tutto quanto. Ha già ordinato la mia morte per salvarsi la faccia con quelle di Cosa Nostra. Ma io sono un uomo d'onore e vi dico tutto quello che assaggia, cominciando agli omicidi che io ho commesso. E che sta in mano, signor giudice, l'hanno uccisa tanto, ma tanto. Mi basta come prova. Dirò tutto. Nome, cognome, affiliati e compagnie, mandanti ed esecutori, ora, luogo e date di tutti gli intrighi camorristici che voi da soli, con rispetto parlando, non scoprireste mai. Cominciamo dalla camorra riformata. Mi verranno a liberare, sarà un assalto grandioso. Lo so, 1000 cavalieri armati scenderanno dal cielo e altri 1000 sorgeranno dal mare e allora arriverà il giorno della mia vendetta. Verranno 1000 dal cielo, 1000 dal mare. Io so sempre tutto. Professore, c'è una visita per voi in parlatorio.